Please, let's take our seats. Thank you very much. Your Excellency, President Sergio Mattarella, ambassadors, honorable ministers, distinguished officials, members of the media, good afternoon. I take this opportunity to appreciate and express deep gratitude to His Excellency, President Sergio Mattarella, the President of the Italian Republic, who has honored us by making this long-awaited visit to Kenya. It has been a tremendous privilege, Your Excellency, to receive you and your delegation. We've just concluded Okay, thank you very much. We have just concluded a highly successful bilateral engagement in which we held productive discussions and agreed to consolidate and advance the good relations between our two countries. Our two countries established diplomatic relations in 1964, and Italy has been a valued partner to the Republic of Kenya in political, economic, social, defense, and security cooperation. In our deliberations, the President and I agreed to deepen and expand these relations for the benefit of the people of our two countries. Our meeting provided us with the opportunity to discuss at great length modalities of enhancing trade and investment between Kenya and Italy. I am delighted to announce that the President of Italy, President Mattarella, and I witnessed the signing of two agreements, two MOUs, and a joint declaration to provide a framework for advancement of bilateral cooperation in different fields. We have signed an MOU through which our two countries shall cooperate in the fields of health towards the realization of universal health coverage and improved pharmaceutical production. We have also signed an MOU on bilateral consultations that will be established and set guidelines for the conduct of political consultations at the respective ministries of foreign affairs. We've also committed in good faith to re-establish cooperation on the construction of Aror, Kimorer, and Itare dams and other water and sanitation projects which are critical to our agenda on food security, delivery of water, and climate action. I am very proud to announce that the 3 dams which were subject to court cases and court matters, we have now agreed on a framework to settle all the outstanding court cases and court matters, and have agreed that the facilities that had been provided for the construction of these dams will be renegotiated so that we can provide for the delivery of the dams and the implementation of the projects. The government of Italy has also committed to advance 100 million euros in grants and soft loans covering projects in agriculture, development of MSMEs, housing and urban settlement, health, the digital superhighway, and the creative economy. This will be done through the Kenya-Italy multi-annual 5-year cooperation strategy on sustainable development. We further committed to cooperate in enhancing our informal settlement redevelopment program, which our two countries recently launched to facilitate security of land tenure in informal settlements in various counties, including Kilifi, Siaya, and Ngong municipalities. And further, this is an opportunity to appreciate Italy for the Debt for Development program, which has provided tremendous support of water, health, education, and urban development programs. Our two countries, at political and technical levels, agreed to remove
non-tariff barriers and to promote greater trade and increased investment, including negotiating avoidance of double taxation agreement, which will usher in significant high levels of foreign direct investment in various sectors by both public and private Italian companies. We also exchanged views and shared ideas about emerging opportunities to improve the balance of trade between our two nations, including cooperation in agro-industrial, ICT, and biofuel projects, among others. Kenya is highly encouraged by the great interest shown by Italian investors in the Concert Technopolis, where a number have already set up business. With this visit, we are confident that even more investors will take up the myriad of opportunities in the project, including the financing that was graciously extended to the government of Kenya by Italy for the horizontal development of facilities in Concert City. Kenya and Italy are in agreement that climate change and other environmental challenges must be addressed within the context of sustainable development. As a result, our meeting provided us an opportunity to explore the possibility of a stronger collective voice in pursuit of common regional and global priorities, especially through increased support for green, sustainable energy policies. Kenya will use this understanding to seek partnership and investments with Italian firms, especially in the geothermal space. And later this month, there will be a conference that will profile opportunities in the green energy space between Kenyan and Italian companies. For Kenya and the world, especially countries in the global south, to successfully surmount the global crisis of climate emergency, the biodiversity loss and pollution, more and better financing is indispensable. We have therefore initiated the overdue conversation about the need to reimagine and reform the international financial system to make it responsive, climate sensitive, and fit for purpose. In consideration of the need to articulate the opportunities and pursue greater progress in the green agenda for Kenya and Africa, I have informed President Mattarella that I am convening a climate action summit in Nairobi from 4th to 6th September, this year, to which, Your Excellency, I invite you once again. I have assured the President of Kenya's strong position as a regional hub for investment, commerce, and other services, and the most attractive gateway to the East African COMESA and Africa Continental Free Trade Area markets. I therefore encourage Italian businesses to take full advantage of our position to grow their local, regional, and continental footprints. In our meeting, President Mattarella and I also had the opportunity to discuss issues of regional and international significance. We pledged to work together in securing a peaceful future for parts of our respective continents affected by conflict and instability. Kenya appreciates Italy's pledge to support our efforts to restore regional peace and security, including in the Horn of Africa, the efforts we are making in our sister country in Ethiopia, in South Sudan, and in DRC, not to forget the combined efforts we have in Somalia. Additionally, we agreed to collaborate bilaterally at the United Nations and other multilateral forums on the basis of convergence of values, principles, and positions to promote peace and security, promote trade, health, climate action, and the elimination of hunger and malnutrition.
Our meeting also considered the initiation of the bilateral cooperation in such vital sectors as the art, culture, science, and technology. In this connection, President Mattarella will visit the Luigi Broglio Space Center in Malindi, which is funded by the Italian government with the support of Kenyan government. Further, we agreed that our bilateral cooperation should enhance mutual benefit of the center's output in scientific and technological research for sustainable development in Kenya and globally. On this highly successful visit, President Mattarella and I reaffirmed the strong bonds of friendship and solidarity that hold our nations and peoples together. This state visit is a clear demonstration of the commitment we share to enhance bilateral ties through continuous dialogue and sustained exchange of knowledge. Once again, I thank you, President Mattarella, for the honor of your visit and for the fruitful deliberations and productive engagements we have undertaken today. You have made tremendous contribution to the historic project of growing the bilateral relations between Kenya and Italy and in driving our national socio-economic transformation together. Ladies and gentlemen, I now welcome you, Mr. President, to make your remarks. Welcome. Io desidero anzitutto ringraziare molto il Presidente Ruto per questo benvenuto, per l'accoglienza calorosa e amichevole che ha riservato a me e alla delegazione che mi accompagna. È un'accoglienza nel segno dell'amicizia tra i nostri paesi. La ringrazio, Presidente Ruto, la ringrazio molto per questa manifestazione di amicizia. Sono lietissimo e onorato di essere qui a Nairobi oggi, realizzando la visita che ho dovuto rinviare a causa della pandemia qualche anno addietro, ma sono lieto che si realizzi in questo anno così importante, il 60° dell'indipendenza del Kenya. L'Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita sociale ed economica. I nostri paesi hanno relazioni eccellenti, consolidate, che sono il segno dell'amicizia tra i nostri due popoli. Noi consideriamo, signor Presidente, il Kenya un partner di grande importanza per l'Italia, a livello bilaterale, ma anche per l'azione che svolge in questa regione così importante dell'Africa, nel continente e nella comunità internazionale. Abbiamo sottolineato e sviluppato l'importanza di questi rapporti così eccellenti con la firma degli accordi che lei poc'anzi ha cortesemente ricordato e che sono il segno dell'avanzamento della nostra collaborazione. Altri accordi seguiranno a questi siglati questa mattina, anche perché le nostre comunità imprenditoriali hanno stretti elementi di collegamento e di collaborazione molto intensa. Diverse aziende italiane operano qui in Kenya in progetti anche di grande importanza in diversi settori e questo è un segno di collaborazione su punti nevralgici che intendiamo sviluppare in maniera intensa, anche come il Presidente Ruto ha cortesemente ricordato sul piano della realizzazione delle dighe così importanti come progetto che il governo italiano intende contribuire intensamente alla veloce realizzazione, superando le difficoltà che sono in via di accantonamento. Il rafforzamento di queste relazioni è stato oggetto dei nostri colloqui di questa mattina, improntati alla piena sintonia in questa direzione e sulle linee da percorrere. Sono anche lieto di sottolineare il contributo che
alcune iniziative italiane danno alle start-up keniotee, all'importanza, all'attività di stimolo imprenditoriale che qui si realizza, così come riteniamo importante la collaborazione culturale. Ne abbiamo parlato con il Presidente Ruto in maniera intensa. La collaborazione scientifica e tecnologica è di grande eccellenza. Il Centro Spaziale di Malindi è un esempio di grande successo che intendiamo continuare congiuntamente con la comune responsabilità, comune direzione a sviluppare, a fare crescere. E questa collaborazione scientifica e tecnologica è una pista di collaborazione per il futuro che intendiamo intensificare. Accanto a questo intendiamo intensificare anche la collaborazione culturale tra i nostri paesi, tra le nostre università, tra i nostri giovani, che sono il modo per una sempre maggiore amicizia reciproca e scambio di esperienze, di conoscenze e di capacità reciprocamente importante. L'Italia considera, signor Presidente Ruto, il Kenya, le ho già detto durante il nostro incontro, vorrei ripeterlo pubblicamente, come un pilastro di stabilità in questa importante regione del continente africano. Abbiamo apprezzato molto l'azione decisiva che lei, il suo governo, il Kenya, avete svolto per il raggiungimento dell'intesa in Etiopia per il superamento della contrapposizione così drammaticamente grave tra il governo centrale e il Tigre. Gli accordi di Pretoria sono frutto di questo decisivo contributo che il Kenya ha recato per realizzare nel paese qui accanto una collaborazione, una condizione di pace e di serenità. E noi siamo accanto al Kenya in questa azione di sviluppo, di pace, di collaborazione perché l'intera regione possa avviarsi su una strada di serenità, ripeto, ma di sviluppo che le tensioni e le contrapposizioni ostacolano in maniera molto grave. Vi è una grande preoccupazione per le tensioni che vi sono anche nella regione dei Grandi Laghi, così come nel Corno d'Africa. E appoggiamo molto noi le iniziative che il Kenya sta sviluppando, come il processo di Nairobi, per diffondere cultura di pace e di sviluppo sociale ed economico. Anche per questo noi siamo convinti che occorre intensificare la collaborazione dell'Unione Europea con il Kenya per contribuire in questa azione preziosa che vi è, volta appunto alla pace, allo sviluppo, alla crescita sociale ed economica. Kenya e Italia condividono, come abbiamo registrato questa mattina ancora una volta, signor Presidente Ruto, una visione delle relazioni internazionali improntate al multilateralismo, alla ricerca di punti di incontro, di dialogo, di pace, al rifiuto della prepotenza e delle guerre. E anche per questo l'Italia ha sostenuto con convinzione la presenza del Kenya nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è stata di grande successo. Vorrei ricordare l'appello che il Kenya ha rivolto alla comunità internazionale per una maggiore attenzione alle esigenze del Sud globale. L'Italia condivide e appoggia e sostiene questo appello, questa esortazione decisiva per avviare il mondo in una condizione di maggiore distribuzione equa di risorse e benessere e di una crescente comune collaborazione solidale. E infine vorrei riprendere quanto ha detto il Presidente Ruto saggiamente sul clima, sull'emergenza climatica. Speriamo che quest'oggi il Nairobi veda un po' di pioggia, ma la siccità che si è registrata in questa regione in questi ultimi anni è un momento allarmante, un sintomo delle gravi conseguenze del mutamento climatico. Sintomo che si avverte ovunque, anche in Europa, nel nostro Paese avvertiamo un'esigenza di pioggia e un abbassamento anche delle nevi sulle montagne che sono indice delle conseguenze del cambiamento climatico.
Per questo esortiamo insieme, con la stessa consapevolezza, il Kenya e l'Italia, la comunità internazionale a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti e dei comportamenti che attenuino l'inquinamento atmosferico e consentono di contrastare con efficacia il cambiamento climatico. È la base questa per avere un futuro di sviluppo, di benessere che riguardi i nostri giovani e le future generazioni. Qui a Nairobi ha sede, per una lungimirante scelta fatta a suo tempo dal primo presidente del Kenya, Jomo Kenyatta, il programma per il clima delle Nazioni Unite, che è un punto di richiamo all'importanza di impegnarsi ormai concretamente in maniera crescente, e speriamo che la prossima COP28 a Dubai abbia a vedere un impegno concreto crescente, in maniera da realizzare una condizione di comune impegno per contrastare il mutamento climatico. Sono tutti temi, questi, che richiamano un impegno comune della comunità internazionale, e su questi temi, quello della sanità, quello del clima, quello delle migrazioni, il clima dello sviluppo, del maggiore equilibrio di benessere nel mondo, che in Italia hanno la stessa visione. L'abbiamo registrato quest'oggi e per questo intendiamo sviluppare molto la nostra collaborazione. Grazie ancora, signor Presidente, per l'accoglienza, grazie per l'amicizia che ci lega. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Your Excellencies. We'll now take the first two questions. Kindly introduce yourself and the media house you represent as you ask your question. Good afternoon. My name is Chimutai Goin from Citizen TV, and I have one question. Mr. President, you addressed a matter that is at the heart of many, the issue of the suspended construction of the three dams, Aror and Kimwarer in Elgeyo Marakwet County, and Itare Dam in Bomet County, Nakuru County, sorry. And you have mentioned that you are renegotiating the terms of engagement. We would want to know, in this renegotiation, is the financing of those projects going to change in light of the fact that when the matter came up, there were questions about opaque financing agreements. And if that is changing, have you set out timelines within which you're expecting to have settled the matter and have the dam's construction take off? Thank you. Rispondo volentieri. Okay, so maybe I could, I think that question was directed to me. So let me say the following. As I made a commitment to the people of Kenya that we are going to resolve the issues surrounding Itare, Aror, and Kimwarer dams, an issue that was that has stalled the construction of those three dams now for almost 3 years. I am happy to report to the nation that the government of Kenya and the government of Italy have agreed, and in fact, the process of sorting out the matters in court has already started in earnest. We, as the government of Kenya, are going to withdraw the cases filed against the companies, and the government of Italy and the contractors are also going to withdraw the arbitration cases. We have agreed that the restart of this projects is not only urgent, it is priority, it is necessary, because it's going to supply water to many towns in Nakuru County and Kericho County and many other areas in Baringo and Elgeyo Marakwet County. We have agreed that the financing that was already made available is going to be restructured, and the projects are going to start. We intend to clear the court issues in the next 1 month and be able to start the process of negotiating the restructuring of financing, and hopefully we should be able to go on with the construction of these dams in a matter of months.
that is the agreement that the two governments have agreed on. Thank you very much. Non tocca a me rispondere, ma vorrei dire che apprezzo e condivido la risposta del Presidente Ruto. Ferrara, Sky, TG24, Sky News. Presidente Mattarella, una domanda che rivolgo poi anche al Presidente Ruto. Sappiamo che il tema dei migranti non è un tema principale al centro di questi colloqui, ma resta pur sempre un tema di stretta e purtroppo sempre più spesso tragica attualità per il nostro Paese, per l'Italia, per il Mediterraneo, Italia frontiera marittima dell'Europa, anche alla luce delle ultime notizie, delle ultime ipotesi di centinaia... Per favore, deve parlare più Just hold vicino al on. microfono. I think the President is not hearing what you say. Dicevo, Presidente, che il tema dei migranti sappiamo non essere un tema tra i temi principali al centro di questi colloqui, ma resta pur sempre un tema di stretta attualità e sempre più spesso tragica attualità per il nostro Paese, paese di frontiera mediterranea, di frontiera dell'Europa, anche alla luce delle ultime notizie, delle ultime ipotesi di centinaia di migliaia di possibili partenze dal Nord Africa alla volta dell'Italia. Lei ha sempre indicato come via quella di aprire dei canali formali e di collaborazione con i paesi di origine dei flussi. Ebbene, il rapporto privilegiato tra Italia e Kenya, tra Roma e Nairobi, può essere un modello di riferimento come cooperazione allo sviluppo in settori importanti, lo abbiamo sentito, tecnologia, ricerca, ambiente, scientifici, anche da questo punto di vista, può essere un modello di riferimento in tal senso? Certamente sì, perché il livello e le modalità di collaborazione tra Kenya e Italia sono esemplari, sono eccellenti, possono essere un modello che noi ci auguriamo possa essere replicato ovunque. Abbiamo anche eccellenti relazioni con altri paesi, ma vorremmo che questo avvenisse con tutti naturalmente. Questo perché i problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collaborazione. Questo riguarda tutti i problemi predominanti, anche quello che le ha fatto cenno poc'anzi inizialmente delle migrazioni. Noi cerchiamo un rapporto di collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi migratori, ma sappiamo che la dimensione di questo fenomeno, dimensione epocale, crescente in ogni parte del mondo, non è affrontabile a livello bilaterale ed è affrontabile soltanto con una congiunta, lucida, ben organizzata azione europea che affronti in maniera sistemica questo grande problema epocale che si presenta attraverso il Mediterraneo, ma non soltanto attraverso il Mediterraneo, anche attraverso la rotta balcanica. Si tratta di due aspetti che si intersecano: i buoni rapporti collaborativi attraverso buoni moduli di collaborazione bilaterali e un'azione consapevole, organica, che l'Unione Europea possa svolgere su tutti i tavoli, compreso quello delle migrazioni. Good afternoon, Your Excellencies. My name is Leila Mohammed from NTV Kenya. My question goes to both you, Excellencies. Italy has invested a lot in Kenya in terms of the tourism sector. In your deliberations this morning, have you discussed on ways in which Kenyans can also invest in the Italian economy? And President Ruto, you spoke about President Mattarella giving Kenya a pat on the back in terms of diplomacy in ensuring peace in the region. How then do you take this conversation in terms of enabling Kenya to undertake its peace mandate within the region in terms of any form of assistance, whether financial or otherwise? Thank you. Thank you very much. I think in the context of our conversation this morning and afternoon, the issue of Kenya playing a pivotal role as a stabilizing factor in our region was an issue that was discussed. We have agreed that Italy, through the EU, will be supporting our efforts, both in Somalia
where the EU is a very big player in supporting our troops in Somalia. We have also agreed that we will be having a conversation later this month when I visit Brussels on what the EU can do to support our troops and the interventions we are making in DRC Congo, where again, the conversation is going to be about the participation of Italy and the EU in supporting our efforts in stabilizing our region. And it goes a long way in responding to the issue that was earlier asked to President Mattarella about migration. The best way to encourage reasonable migration and ensuring that there is equitable development everywhere in the globe is to make sure that there are opportunities everywhere in the globe. The conversation we are having with the EU is on how they can support us in the continent to unlock the huge possibilities to our young people in green energy, in green agriculture, in green industrialization that will then ensure that opportunities are available in every part of the globe, not just in sections of the globe. And as you are aware, the EU, including Italy, is the single largest market of Kenyan exports. That conversation, I am going to further it when I go to Brussels on how using the economic partnership agreements that are in discussion, we can facilitate, we can expand more market for our products from tea, coffee, horticulture, avocados, and all the other crops that we are engaged in. So it is a balanced conversation where Italy is investing in Kenya, and Kenya is also benefiting from the market that is expanded in the EU, including in Italy. Thank you. Aggiungo una breve risposta che il Presidente Ruto ha già dato in maniera esauriente. Abbiamo parlato vi sono dei problemi comuni e quello della sicurezza è un problema comune che riguarda la comunità internazionale, ma riguarda naturalmente particolarmente europei che hanno rapporti con le aree in cui si manifestano queste difficoltà. Abbiamo parlato, come ha ricordato il Presidente Ruto, dell'esigenza che l'Unione Europea mantenga, continui e possibilmente intensifichi il supporto. Noi apprezziamo molto l'azione operativa che il Kenya sta svolgendo anche nel Congo attraverso la presenza dei suoi militari nella forza multinazionale per garantire sicurezza. È evidente che l'Unione Europea e i Paesi europei possono collaborare secondo le richieste che ricevono dai Paesi della regione, ma è necessario che lo facciano e noi ci adoperiamo dentro l'Unione perché questo venga assicurato. Pronto? Sì. Buongiorno, Barbara Tebaldi dell'Agi. Avete già parlato entrambi del dramma della siccità che colpisce sia il Kenya e l'Africa, ma rischia di colpire anche l'Italia. Sia a livello internazionale quali soluzioni si possono mettere in campo e a livello nazionale che cosa possiamo fare e se il PNRR può aiutare. Ma rispondo prima io, così conclude il Presidente Ruto. Questo è un tema che deriva direttamente, come ben noto, abbiamo già sottolineato, dai mutamenti climatici.
è un tema che sta creando difficoltà enormi che incidono anche su altri fronti. La siccità crea in molte regioni del mondo, diverse parti del mondo, una crisi alimentare che spinge ulteriormente per i fenomeni migratori. Vi sono zone in cui non è possibile più la sopravvivenza alimentare a causa della siccità e questo spinge ulteriormente, comprensibilmente, flussi migratori. Quindi è un tema centrale quello del mutamento climatico. La siccità la avvertiamo anche in Europa, come poc'anzi ricordavo. Non possiamo dimenticare la tragedia del ghiacciaio che crollando, perché si va esaurendo, ha travolto molti abitanti non molto tempo fa nel nostro paese. Vi è una condizione generale nel mondo che sta sempre più richiamando tutti alla consapevolezza di un impegno reale. Per quanto riguarda l'Italia, nel Piano Nazionale di Presidenza vi sono anche a questo riguardo strumenti che saranno utili, ma questo è nel programma anche del Governo, quello di impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico e noi speriamo, l'Italia ha contribuito molto anche al vertice Sharm el-Sheikh l'ultimo realizzato, a quello di Parigi che vi è stato, a quello del Brasile a suo tempo, perché avverte da tempo l'esigenza di un impegno serio, concreto, efficace di contrasto all'inquinamento atmosferico. Ci duole che alcuni paesi non si rendano conto che non si può rinviare questo tema a un secondo tempo, che non c'è. Bisogna affrontarlo adesso con molta determinazione in questo che in Italia sono pienamente convergenti. I couldn't agree more with what President Mattarella has said. As part of our contribution as a nation to managing the effects of climate change, including the drought that is ravaging not just Kenya, but the Horn of Africa and many parts of the globe, we made a deliberate decision as a nation that we will slow down the exploitation of our hydrocarbons. And we have made a deliberate drive to green energy. And that is why 92% of our grid is renewable energy. I urge all other countries still in the business of exploiting hydrocarbons to change course and join the rest of the globe in marching towards green energy. Secondly, as a country, we have a robust program of planting 15 billion trees in our nation as part of our contribution managing our environment. I even received a report this morning that our armed forces, the military specifically, have given me a report that they will be planting 500 million trees as part of their contribution towards the 15 billion trees that we intend to plant as a nation. And more importantly, it is the reason why President Mattarella and I were having a conversation about climate change and about climate financing and how we need to reform the international financial system to respond to the existential threat that is faced on us by climate change. And as a country, we are already in the process of developing legislation around carbon markets and carbon trading and carbon and climate financing, so that we can effectively contribute towards changing the international financial system to effectively respond to the threat of climate change, and so that as a globe, as humanity, we can work together towards ensuring that we secure our globe and we manage the effects of climate change. So that is, as President Mattarella said, it is a conversation that cannot wait. It is a conversation that we must have as a matter of urgency.
And that's why it became a very big portion of our conversation this morning. Thank you very much. Thank you, Your Excellencies. That marks the end of the first part of activities for this state visit. President William Ruto will later this evening host President Mattarella for a state banquet, and invitations will follow accordingly. Thank you.